Salve ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. Oggi, come vedete, ci troviamo di nuovo sul canale di Red Saiyan per reagire ad un altro dei suoi video. Come vedete è uscita la terza parte dell'esperimento di Freezer e io non vedo l'ora di continuare. Quindi, detto questo, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e cominciamo subito. Ovviamente, visto che Vegeta e Nappa devono arrivare esattamente da dove li abbiamo visti partire nella saga originale, ci metteranno un anno ad arrivare sul pianeta Terra. Questa cosa per i due fratelli non è un grande problema, anche perché con le informazioni che hanno possono portare delle cose interessantissime a Freezer e quindi ne vale la pena. Passeranno quindi un anno con Bulma. In quest'anno ovviamente si alleneranno. C'è da dire quindi che, come sempre succede in questi what if, bisogna chiarire un attimo quella che è la loro forza in questo momento. Quando li abbiamo lasciati, la loro forza si aggirava intorno al 1501, con Radish un po' più forte. Questa volta, con l'aumento dell'allenamento di un anno, aumenterà fino al 2500. C'è da dire che Ciascuno. Goku, per esempio, nella saga originale, quando aspetta un anno, diventa molto più forte. Ma stiamo parlando di contesti diversi. Siamo sul pianeta di Reccaio, la gravità è diversa, c'è Reccaio come insegnante, qui invece i due si allenano tra di loro e basta. Però la cosa più importante di quest'anno di timeskip è il rapporto che c'è tra i due. Perché nonostante in realtà parta molto male, visto che Radish è un po' invidioso della vita che ha avuto Kakarot, ovviamente Kakarot, dopo molto tempo, comunque spiega a Radish che la vita che lui ha avuto non è stata molto diversa da quella che hanno avuto gli altri. Ma forse pure peggio, perché Freezer nel tempo libero semplicemente prendeva un po' di spazio per annientare il povero Saiyan e cercare di renderlo sempre più forte, mai riuscendoci veramente. I due quindi iniziano a legare piano piano e iniziano a legare un po' anche con Bulma. Passa quindi un anno, i due diventano più forti e Vegeta e Nappa... Questa cosa che loro collaborano con Bulma non lo so, mi sembra un po' forzato onestamente. Alla fine, ripeto, l'obiettivo dei Saiyan è sempre stato quello di conquistare i pianeti e ammazzare la gente che c'è sopra, perché appunto li rivendono poi, anzi, è Freezer che poi li rivende. Vai a capire a chi poi, perché effettivamente, cioè, la trama, no, insomma, lo scopo di Freezer è sempre stato quello di conquistare i pianeti tramite Saiyan, ripulirli e poi rivenderli. Ma rivenderli a chi? Io questo non l'ho mai capito, perché poi, cioè, lo scopo di Freezer è quello di conquistare l'universo, quindi a chi cazzo deve vendere sti pianeti? Io questo non l'ho mai capito, però va bene, questo è un altro discorso. Detto questo, appunto, secondo me ha poco senso il fatto che loro vogliano legare appunto con Bulma. Ho capito che lo scopo è quello di allenarsi per battere appunto il grande mago piccolo. No, non è più il grande mago piccolo, chiamiamolo, noi lo chiameremo Katas. Per battere Katas. Potevano farlo anche tranquillamente senza l'aiuto di Bulma. Non lo so, mi sembra un compromesso un po' forzato. Vabbè. arrivano sulla Terra. Ovviamente vengono subito contattati dai due Saiyan e si radunano tutti in quello che è stato il nascondiglio dei due per quest'anno, ovvero la casa di Bulma. Il principe dei Saiyan ovviamente nota che i due fratelli si sono riuniti, nota che il potere di Radish è effettivamente cresciuto, ma non sembra assolutamente essere impressionato. I due, nonostante l'aumento di Ci forza... credo se... Allora, se ho capito bene che entrambi hanno raggiunto 2500 di potenza, comunque molto meno rispetto anche a Nappa, figuriamoci a Vegeta, che se non sbaglio Nappa aveva tipo 5000 di potenza quando è arrivato sulla Terra, e Vegeta ne dovrebbe avere tipo 23.000, una cosa del genere. Circa, sì, stiamo lì. Quindi direi che sono molto più deboli. sono comunque inferiori a Nappa. Ecco, E qui appunto. per la prima volta Kakarot vede come vengono trattati i Saiyan di bassa categoria, soprattutto dai Saiyan Elite. Ma c'è una cosa che sconvolge di più Kakarot forse. Bulma si presenta ovviamente ai Saiyan, felice con Kakarot e Radish. Finalmente i vostri rinforzi sono arrivati, ora potete liberarci dell'imperatore che sta governando il nostro Che pianeta. poi effettivamente ci ho pensato adesso. Ora che sono arrivati anche loro, la possibilità è molto più alta di vincere, perché Vegeta può trasformarsi in Ozaru e raggiungere 33.000 di potenza praticamente. Ma non solo, comunque con l'aiuto di tutti e quattro
le possibilità di vincere aumentano tantissimo in questo caso. Pianeta, ma per un strano Più, scherzo più che altro non mi torna il fatto che comunque in tutto quest'anno ehm, Katas non li ha mai trovati. Anche questo è forzato. Perché comunque tecnicamente Katas appunto è l'unione del Supremo più il Grande Mago Piccolo. Di conseguenza il Supremo che comunque sapeva tutto quello che accade nel mondo, cioè doveva saperlo che loro, non che sarebbero arrivati, ma dovrebbe tipo percepirli, una cosa del genere, non lo so, come non è mai stato spiegato benissimo in Dragon Ball questo concetto. Comunque è come se il Supremo sapesse bene o male tutto quello che accade sulla Terra. Ora, possiamo anche dire che magari fondendosi di nuovo e quindi diventando Katas, lui perda questi poteri ultraterreni, tra virgolette. E boh, diciamo che questa cosa la posso passare, anche se anche qui secondo me è un po' forzato. del destino, in questo incontro anticipato tra i due, Vegeta, nel vedere un'umana che ha già dato tutte le informazioni che erano necessarie, prende e l'ammazza. Ah, Questa cosa per Kakarot è sconvolgente, non lo è per Radish, che gli dispiace no, ovviamente no, per il destino della povera. aspetta. Perché è sconvolgente per Kakarot? Comunque Kakarot è un Saiyan. Eh, allora, aspetta però. Effettivamente io sto ragionando con i Saiyan di Z. In un certo senso, comunque, se vogliamo ragionarla nei Saiyan, tra virgolette, di Super, diciamo così, effettivamente ci può stare che ci siano Saiyan di tipo diverso. Perché comunque Bardock non era proprio cattivo. Da come è stato rappresentato in Super, non era. Certo, ha fatto tante cose cattive, malvagie, ma ha dimostrato di avere un cuore, da un certo punto di vista. Quindi, vabbè, dai, ragioniamola, questo ci può stare, dai. Bulma, ma conosce benissimo Vegeta e tutto questo è normale. Ripeto, strano scherzo del destino, ma un Vegeta in quelle fasi lo avrebbe fatto tranquillamente. Ah, sì, Il sicuro. piano di Vegeta comunque è molto semplice e ovviamente i Saiyan sono costretti ad ascoltarlo, visto che anche lui si rende conto che l'avversario che devono affrontare è Comunque molto alla fine è andata praticamente come avevo detto io, cioè ormai con la morte anche di Bulma credo rimangano poche persone buone nel mondo. Adesso sono i Saiyan ad avere il controllo praticamente. forte e così come sono forse sarebbe un po' difficile. Per essere proprio sicuri che riusciranno ad affrontare il guerriero, allora sono decisi ad andare proprio di notte. Ecco, il Ah, con la luogo, il luna. quartier generale del Namekiano senza nome è proprio il nascondiglio del Supremo, ora il suo nascondiglio, da cui governa tutto il mondo. I Saiyan aspettano la notte, arrivano, e ovviamente il Namekiano senza nome li aspettava. Ovviamente si era sentito arrivare un'aura molto molto forte. Allora vedi che non ha senso, allora, ma scusami, ma se sapeva della loro resistenza, perché non li ha mai cacati? Allora, va bene. Cioè, non ha senso questa cosa. Katas quindi percepisce le aure. Di conseguenza lo sapeva che c'erano Radish e Goku sulla Terra, Kakarot sulla Terra. Perché non li ha ammazzati prima? Non ha senso questo. Ok, uno può pensare magari, sì dai, sono molto più deboli di lui, quindi non vale nemmeno la pena di andare ad ucciderli. Ah, insomma, più o meno, non è proprio così secondo me, perché alla fine anche i guerrieri Z che sono andati contro Pilaf all'inizio, no? Comunque, alla fine sono stati tutti quanti uccisi perché si sono ribellati. In un certo senso è come se loro si stessero preparando per ribellarsi, quindi non lo so. Già non ha. Per me già non ha molto senso quello che sta succedendo in generale. Non mi piace come si sta sviluppando, onestamente. Era partito molto bene, secondo me. Si sta perdendo tantissimo. Per il mio gusto personale, secondo me niente ha senso finora. Ma comunque quello che a livello di potere è più forte in questo momento è sempre lui. Vegeta sa benissimo che può trovare il modo di sconfiggerlo, basterebbe trasformarsi, ma sappiamo tutti come ragiona Vegeta. E infatti prima di cominciare il combattimento si gira verso i Saiyan. Nappa dice che è troppo forte, forse non sarebbe neanche il caso. Guarda Radish e dice: voi vi siete potenziati, avete passato un anno ad allenarvi, allora fammi vedere che cosa sai fare.
Radish ovviamente deve sottostare alle regole di Vegeta. Lo manda a morire. Guarda verso la luna e si trasforma nella forma Ma non Ozaru. serve a niente, 2500 per 10 fa appunto 20.500. Non va da nessuna parte. No, aspetta, cazzo dico, volevo dire 25.000, ho detto una cazzata, va bene. Comunque poco, non ce la farà comunque. Vegeta decide per i Saiyan e decide che devono affrontare l'avversario uno alla volta. Ah, vabbè, Goku classico questa dei cosa Saiyan. non la capisce. Per Radish invece è l'assoluta normalità. Vegeta fa sempre così negli scontri importanti. E non capisce perché. Se Vegeta si trasformasse nella forma Ozaru, ma anche se Nappa si trasformasse in quella forma, riuscirebbero tranquillamente a sopraffare il Namekiano senza nome. Aspetta, però è vero perché io prima ho detto una stronzata, mi sa. Ho detto una cazzata prima, ragazzi. Ho detto una grande cazzata. Vegeta non raggiungerebbe. Cosa avevo detto prima? Che Vegeta ha 23.000 di potenza. Arriverebbe a 230.000 con lo Zaru. Quindi subito lo batterebbe. Ma anche Nappa lo potrebbe battere con 50.000 di potenza se diventa Ozaru. Non so se ci avevo pensato. Vabbè, andiamo avanti. Perché mandare Radish? Radish ovviamente comunque deve accettare le regole, ma quando si trasforma è comunque più debole del Namekiano. Di poco, ma lo è. Ed effettivamente inizia a prendere qualche colpo. E il Namekiano si prepara anche a finirlo. Ma col grande stupore che Kakarot ha nei confronti degli altri Saiyan, Vegeta se ne frega, anzi, sta ammirando il momento in cui il Namekiano senza nome, col suo colpo di grazia, sta per uccidere Radish, cosa che Goku ovviamente non riesce ad accettare. Poco prima del colpo finale, Goku guarda alla luna e anche lui si trasforma immediatamente nella forma Ozaru. Questo colpo è devastante, salva Radish all'ultimo, ma è abbastanza forte da mettere KO Goku. Né lui né Radish sono effettivamente abbastanza forti per affrontare in uno contro uno il Namekiano senza nome e cadono entrambi al suolo. Tra l'altro ritrasformandosi nella loro forma normale, sono stati devastati. Per Vegeta e Nappa questa è una scena ridicola, ma lo scontro è durato abbastanza da far capire sia a uno che l'altro che forse è meglio trasformarsi subito nella forma scimmione per evitare altri danni. Entrambi si trasformano e comunque Vegeta decide di rimanere un po' in disparte. Nappa con questo potenziamento è abbastanza forte da superare. Ma anche qui, secondo me, Vegeta non c'era bisogno che si trasformasse. Cioè, se hai detto prima che appunto Vegeta ragiona in quel modo, ovvero un Saiyan alla volta deve affrontare il nemico, non ha senso che lui si trasformi in questo momento. Poteva lasciar trasformare tranquillamente solo Nappa, visto che comunque anche da solo è più forte di Katas. Vabbè. Namekiano senza nome ed effettivamente il Namekiano ha delle gravi difficoltà. Nappa supera il livello di potere del Namekiano di circa 10.000, ma dall'altra parte, anche se il Namekiano per miracolo dovesse riuscire a battere Nappa, avrebbe comunque l'altro Saiyan, che con la forma Ozaru arriva a un livello di potere che è 6 volte superiore al suo. Ecco, le trasformazioni non se l'aspettava ed effettivamente Nappa riesce a mettere all'angolo il Namekiano, ma succede qualcosa che i due Saiyan non si aspettavano. Sentono infatti un fastidio dalle loro spalle e succede una cosa veramente grave per loro. Entrambi si ritrasformano di colpo, non per loro volontà, nella loro forma normale. E questa, ragazzi, Gli ha tagliato la coda. cambia radicalmente le cose. È abbastanza, Nappa effettivamente, è comunque. Sì. il primo a soccombere. Un 5.000 di livello di potere come lui non può nulla contro un 30.000. E Vegeta, che sin da subito cerca di potenziarsi al massimo delle sue forze, rimane solo a un misero 18.000. Ah, era 18.000. Ok, non 23.000, ho detto una cazzata prima, non mi ricordavo, ragazzi. 18.000 è troppo poco. È malapena poco sopra la metà. La metà. Eh, E anche Vegeta, già da subito in questo what if, muore per mano del Namekiano senza nome. minchia. Ora, come mai i due si sono ritrasformati? Che cos'è successo? Beh, la risposta arriva presto perché il Namekiano senza nome guarda per terra e trova le due code dei due Saiyan
che sono cadute, qualcuno le ha tagliate. Ah, quindi non è stato lui. Pensavo fosse stato lui. I due che hanno tagliato le code a Nappa e Vegeta per permettere al Namekiano di vincere sono Radish e Ma perché? Qual è il senso di questa scelta? Kakarot. I due si presentano davanti al Namekiano, che è convinto che i due non vogliano più combattere. Però si chiede, perché sono stato aiutato? Beh, semplicemente i due si sono resi conto che la famiglia che hanno ritrovato è una famiglia che non conta Vegeta e Nappa e che anzi, se fosse stato per loro, Radish, probabilmente anche Kakarot sarebbero potuti morire tranquillamente. L'anno che hanno passato insieme gli ha fatto capire che devono contare l'uno dell'altro. Tutti e tre sono devastati, c'è da dire che i Saiyan sono insieme, ma non vogliono lo scontro, non lo cercano, neanche lontanamente. Chiedono infatti al Namekiano una tregua, lo lasceranno stare e il Namekiano, essendo comunque una persona onorevole, avendo una parte ovviamente del Supremo, vuole ricambiare il favore, cosa che ovviamente è anche nella mente dei due Saiyan. Questa è una scelta sensata, secondo me. Perché comunque, appunto, essendo, come ha spiegato lui, essendo Katas, la fusione appunto di entrambi i Namekiani, ci sta che lui abbia questo suo codice che appunto gli permette di risparmiare la vita a coloro che gli hanno fatto un favore, anche essendo nemici. Ci può stare, questo ci può stare. I due in cambio vogliono avere informazioni per quelle leggendarie sfere del drago. E soprattutto vorrebbero diventare suoi discepoli per diventare più forti. Allora, prima cosa, c'è un problema, perché con la fusione il Supremo non c'è più e quindi il Drago Sherron non c'è e le sfere del drago non ci sono sulla Terra. Ok. Ma il Namekiano senza nome comunque ha un piano per recuperarle. Alcune che non sono però sulla Terra, sono da un'altra Ah, parte, Namek. ma prima, Vabbè. ovviamente, serve un allenamento ai due. E il Namekiano infatti rivela ai due una stanza segreta che in passato aveva utilizzato per allenare le sue. Ragazzi, sta diventando. Che cazzo sta diventando sto what if? Non si capisce un cazzo. Non mi sta onesto, non mi sta piacendo. Veramente un miscuglio di roba che per me non c'entra un cazzo niente con l'altro. Due parti divise, la stanza dello spirito del tempo. Prima di partire, i due quindi avranno questo grande allenamento e passeranno un altro anno insieme, in una stanza che ha una gravità diversa, con i consigli dati prima di entrare dal Namekiano. E non solo, qua c'è anche il Zenkai da mettere in considerazione, ovvero la regola che quando un Saiyan arriva in punto di morte viene potenziato, ed entrambi sono stati potenziati. E come quasi ogni volta che finisce un combattimento è giusto comunque risottolineare i livelli di forza dei protagonisti. Ora, quanto moltiplica il Zenkai la forza di un Saiyan? Non c'è una regola, perché vi faccio capire che solo nella saga di Namek il Zenkai ha un moltiplicatore di 1,33, di 1,25, di 8, 2,12, 4,71 solo per il personaggio di Vegeta. Per essere... Questa cosa non la ricordo. Cioè, sapevo che lo Zenkai era sballato nella saga di Namek, ma non so come si è fatto i calcoli praticamente. Ma io ho mai fatti, onestamente. Non sono andato lì a vedere qua di quanto aumentava la forza, ma che rottura di palle, con tutto il bene. più chiari e limpidi possibili, ho deciso di fare la media di questo moltiplicatore e si trova semplicemente un 3,48. Da 2500 quindi i due Saiyan arrivano a circa 8705 e per quanto riguarda l'allenamento nella stanza dello spirito nel tempo, soprattutto le prime volte i guerrieri hanno avuto sempre un incremento di circa 3 volte. I due quindi escono dalla stanza dello spirito del tempo con un livello di potere di 26.115, che è altissimo, superando addirittura quello di Vegeta quando è andato sulla Terra, ma comunque inferiore al loro maestro. 26.000 dovrebbe essere più o meno lo stesso livello di Vegeta quando era sulla Mech. Ora che, se ricordo bene. Eppure comunque sono più forti e sono pronti a partire per la loro prossima missione. Questa volta però non dalla parte delle forze di Freezer. Quindi ragazzi, questo era il terzo episodio. Ok ragazzi, allora, voglio essere onesto. Non mi è piaciuto come è andato avanti, ma proprio per niente. Scelte, secondo me, non prive di senso. Per me poteva andare da tutt'altra strada. Il fatto
insomma, di questa alleanza con Bulma temporanea, con Goku e Vegeta che scusate, con Goku e Raditz che all'improvviso sono diventati proprio quasi buoni addirittura. Non lo so, non lo so, non mi ha convinto nulla. Non mi ha convinto nulla e sinceramente non credo che continuerò questo What If. Per me lo possiamo anche fermare qui. Se lo continuo per fatti miei, lo vedo e basta senza fare la reaction. Perché ragazzi, onesto, non ho voglia di fare una reaction dove non mi diverto. Dove magari non ho roba interessante da guardare e da commentare soprattutto. Quindi niente, se ci sarà una nuova serie che lui porterà sul canale interessante a cui penso di poter reagire, allora lo farò. Um, Vedrò poi successivamente se reagire anche a qualche serie più vecchia o portarla proprio da me. Tipo per esempio, buttandone una, Dragon Ball Kakumei, Dragon Ball AF, Dragon Ball Multiverse, che secondo me sono molto belli. Quelli sono veramente belli come fan manga, in questo caso. Chiamiamoli anche what if in un certo senso, perché a volte o sono dei what if, oppure magari sono dei sequel. E quindi va bene, niente ragazzi, detto questo io spero che il video a voi vi sia piaciuto lo stesso, nel caso fatemelo sapere sempre con un like o con un commento e noi ci vediamo ad un prossimo contenuto. Bella ragazzi!